In questa pillola di design parleremo di loop di gameplay, ovvero del ciclo che il giocatore percorre durante un'esperienza videoludica. Vedremo in particolare cos'è un loop di gameplay e come si crea nel dettaglio, cosa comporta a livello psicologico e come si configura nella mente di chi gioca, e vedremo i tipi e la stratificazione dei loop e dei flowchart usati in game design e cosa differenzia i singoli elementi di esso, con anche alcuni esempi ad accompagnarci. I giochi, e i videogiochi in particolare, si configurano come una serie di azioni effettuate da parte di un giocatore, in un contesto interattivo, atte a superare un ostacolo di qualche tipo per arrivare ad un fine, un obiettivo. In questo senso, nella sua forma più semplice ed essenziale, il loop di gameplay si configura come il loop, lo schema, la mappa mentale che delinea il ciclo di obiettivo, sfida e successiva ricompensa all'interno del gioco. Try a beat hit with your heavy combo. You're on your own with this one. Il loop e i flowchart quindi vengono utilizzati per schematizzare le azioni, conseguenze e ricompense all'interno del gioco, e i motivi sono principalmente due: schematizzare tutte le fasi di gameplay in dettaglio e delineare le ricompense del giocatore e quindi la sua risposta emotiva. I loop in design servono a rappresentare tutte le fasi del gioco. Per questo in vari ambienti e scritti si parla spesso di nomi come core loop, onion loop in momenti di gameplay. Il gioco infatti può essere schematizzato in vari modi e attraverso vari livelli di dettaglio a seconda dei sistemi e meccaniche presenti. Le meccaniche sono infatti le regole che definiscono i limiti e i confini delle azioni che vengono delineate anche nei loop di design. Vi consiglio, se non l'avete visto, il video sulle meccaniche, dinamiche ed estetiche, che può spiegarvi ulteriormente la questione e il ruolo delle meccaniche all'interno dei giochi. Alcuni definiscono una divisione di dettaglio attraverso l'onion loop o i momenti di gameplay, dividendo il moment to moment, il minute to minute, hour to hour, day to day, e altri dividono il core loop generale, che rappresenta quindi tutto il gioco, in sottoinsiemi con altrettanti loop che rappresentano le funzionalità di ogni sistema. Ad esempio, in Super Mario il loop più essenziale si configura come quello di platforming, dove il giocatore deve portare Mario a superare o uccidere i nemici lungo il percorso, rompere i blocchi, raccogliere le monete e power-up e infine arrivare al castello, ma in generale può essere riassunto in 3 semplici elementi dello schema. Questo insieme di loop concentrici che riguardano i sistemi del gioco sono ancora più evidenti quando ne esistono di molteplici, ad esempio negli RPG, che possiedono elementi sia puzzle, combattimento, progressione del personaggio e progressione narrativa. Ogni elemento concorre nel creare il cosiddetto day-to-day loop, ma può essere sicuramente sviscerato maggiormente nelle sue meccaniche. In qualunque modo la si voglia inquadrare, lo scopo rimane quello di permettere una rappresentazione del ciclo di gioco nel suo complesso. Questo permette ai designer di creare design chiari e semplificare la documentazione, bilanciare il gioco, creare ricompense che portano ad estetiche ed emozioni desiderate e creare una progressione adatta e bilanciata al gioco che si vuole creare. Lo scopo delle ricompense nel gameplay loop è quello non solo di creare player retention, ma ottenere una progressione di gioco che sia in linea con la visione e ciò che si vuole ottenere. Molto spesso i reward in giochi dal design essenziale è l'avanzamento stesso, che porta al giocatore soddisfazione per aver completato il livello. Ad esempio nel puzzle game minimale Baba Is You, il loop di gameplay è molto semplice, porta il giocatore ad identificare un livello in corso d'azione, risolvere il puzzle tramite semplici movimenti del personaggio e una volta completato il giocatore sblocca la possibilità di giocare a nuovi puzzle e nuovi livelli. Un esempio diametralmente opposto, in cui la progressione è parte intrinseca della ricompensa del giocatore, anche come risposta psicologica positiva, sono i giochi narrativi. In giochi come Kentucky Route Zero, esclusivamente basati sull'interazione ed il dialogo, la ricompensa per la conclusione di un dialogo e di un livello sono l'ottenimento di nuovi personaggi all'interno del party, le informazioni di lore e lo sviluppo della storia tramite nuovi livelli. Parlando di risposta psicologica in particolare, potremmo dire che la risposta emotiva nei videogiochi è delineata secondo i principi psicologici e neurologici della compulsione dei feedback. Il cosiddetto compulsion loop, infatti, è una catena di attività che viene ripetuta per creare una ricompensa neurochimica attraverso il rilascio di dopamina. Questo sistema viene usato per creare motivazione nei giocatori, che sono invogliati a continuare a giocare proprio per questo processo mentale. So the great part about having actions impact on the beat is that with our logic, we had actually inadvertently created what we called our positive feedback loop.
within the system that we made. So this helped players play to the music even without UI telling them to do so. And again, we wanted to create a game that had natural flowing action without gameplay telling the player when they should play with UI. So how did this work? And I will use combat again as an example. And it all starts with the input. So the player is going to input something. And in this case, it'll be an attack, which, just for the case of this graph, we're going to assume it to be perfect timing if input on beat. But again, we're not going to force that on the player. They can press the button whenever they want. We only guide them to that. So again, if they press an action, whenever inputted, the action will impact on beat. And if you do combos by linking attacks and the impact is on beat, by just attacking again when the attack hits, it will then have the player responding in perfect timing to continue attacking. And if the player somehow gets off beat, let's say they button mash or they miss something, they just need to look at their next action or attack to get back on and continue playing in rhythm. So at its core, again, we essentially created a self-servicing cycle, which we called our positive gameplay loop. Nonostante sia una pratica comune per rendere i giochi interessanti e favorirne la rigiocabilità attraverso il positive reinforcement, questo strumento può essere sfruttato attraverso alcuni sistemi anche da giochi e app che utilizzano sistemi di gambling e gioco d'azzardo. Il rinforzo positivo infatti si verifica quando, come conseguenza di un'azione o una serie di azioni, viene dato uno stimolo o un premio, e questo aumenta la voglia del giocatore di effettuare quelle azioni. Vi è però anche l'opposto, il negative feedback, dove quanto più il giocatore ha successo, tanto più il gioco, nel nostro caso, diventa difficile o pone degli ostacoli. Come vedremo tra poco, in questo caso la motivation del giocatore diventa la challenge, la sfida, piuttosto che il premio in sé. Applicando questi principi psicologici al gaming, possiamo ritornare al nostro gameplay loop, che si divide in anticipazione o un obiettivo, che è quello che preannuncia la nostra ricompensa, l'attività da completare per ottenerla e infine l'ottenimento del premio. Da un punto di vista neuroscientifico si ritiene che la fase di anticipazione o identificazione dell'obiettivo sia quella in cui il cervello umano crea la dopamina, che successivamente viene rilasciata solamente all'ottenimento della ricompensa. In Darkest Dungeon, un dungeon crawler gestionale in cui il giocatore controlla una serie di avventurieri dalle differenti classi e li porta a combattere terrori Lovecraftiani, il loop è lungo ma molto semplice, complessivo della parte di esplorazione e combattimento e la parte di gestione della città, dei personaggi e delle risorse. Nel caso di Darkest Dungeon si tratta di un loop positivo, perché ogni vittoria e ricompensa sono mirate al power up delle risorse dei giocatori, dei loro oggetti e della città. Nel caso invece di party game come Mario Kart o giochi di squadra come FIFA o NBA, derivati dagli sport, possiedono feedback negativi. In Mario Kart è particolarmente noto e famoso questo loop perché è sotto gli occhi di tutti. La distribuzione degli oggetti durante la partita è sbilanciata in favore dei giocatori che sono in coda, dando la possibilità di utilizzare oggetti più forti e targettare addirittura il primo in classifica. In giochi derivanti da sport, invece, questo elemento è contrassegnato dal fatto che, una volta ottenuto il gol o un canestro, la palla spetta all'avversario. Ed è una regola che, a differenza di elementi positivi e rinforzanti come le kill streak di alcuni FPS, mirano a bilanciare le partite ed aumentarne i tempi, non permettendo ai giocatori o alla squadra in testa di continuare a ottenere obiettivi e ricompense e vincere più velocemente. È importante analizzare se si tratta di feedback positivi o negativi perché il tipo di stimolo influenza il tipo di divertimento che i giocatori possono avere. Un gioco può avere entrambi i tipi a seconda dei sistemi presenti e della loro quantità, ma è importante analizzarli soprattutto nei multiplayer perché vanno a influenzare il bilanciamento delle risorse e del tempo di una partita o livello, elementi che fanno la differenza in un party game rispetto ad un FPS competitivo. Il feedback positivo viene usato nei giochi in multiplayer per aumentare le possibilità di giocatori forti e vincenti a discapito di quelli più deboli, che invece potrebbero percepire frustrazione. Al contrario, in un party game che usa un feedback negativo, sarà il giocatore più debole a sentirsi sostenuto e quello più forte a subire maggiormente la pressione della sfida. Abbiamo quindi visto le basi del loop di gameplay e ci siamo addentrati anche negli onion loop e negli approfondimenti dei flowchart di design. Abbiamo visto i positive e i negative feedback e la derivazione psicologica dal compulsion loop, con vari esempi di schemi mentali attraverso i giochi.
Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un like, a seguirmi per altre pillole e video approfondimenti di design, level design e narrativa, e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!